Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho una storia davvero incredibile da raccontarvi. Una storia che coinvolge due dei volti più amati della televisione turca, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Ora, so cosa state pensando. Burak e Neslihan insieme? Non sono sposati con qualcun altro? Ebbene sì, certo che lo sono. Ma la storia che vi racconterò oggi non riguarda una relazione amorosa segreta o un triangolo amoroso degno di una soap opera. Si tratta di qualcosa di molto più inaspettato, qualcosa che ha a che fare con una difesa, una protezione, una vera e propria dimostrazione di eroismo che, onestamente, nessuno si sarebbe mai aspettato. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di gossip, curiosità e chicche dal mondo delle serie TV turche. E ora, bando alle ciance, immergiamoci subito in questa storia incredibile. Come sapete, Burak Özçivit è un attore incredibilmente popolare, conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo in Kara Sevda, ma anche per il magnifico Neslihan Atagul. D'altra parte, è diventata una star grazie a serie come Kara Sevda. Eh sì, hanno lavorato insieme Sefirin KZ e Fatih Arbiye. Entrambi sono talentuosi, belli e incredibilmente famosi. Ma a volte la fama porta con sé anche delle sfide, delle difficoltà che non sempre vediamo. La storia che vi voglio raccontare riguarda proprio una di queste sfide, un periodo difficile per Neslihan in cui Burak, in modo del tutto inaspettato, si è fatto avanti per proteggerla. Non si tratta di una protezione fisica, non fraintendete, ma di una difesa ben più sottile e complessa, una difesa contro le critiche, le maldicenze e, diciamocelo, anche un po' di bullismo mediatico. Dovete sapere che, qualche tempo fa, Neslihan è stata al centro di una tempesta mediatica a causa della sua salute. Aveva dovuto abbandonare improvvisamente il set di Sefirin KZ a causa di una condizione chiamata Leaky Gut Syndrome. Una sindrome dell'intestino permeabile che le causava forti dolori e problemi di salute. Immaginatevi la situazione. Una giovane attrice all'apice della sua carriera, costretta a rinunciare a un ruolo importante per motivi di salute. Ovviamente, la notizia si è diffusa a macchia d'olio, e con essa sono arrivate anche le speculazioni, le insinuazioni e, purtroppo, anche le critiche ingiuste. Molti mettevano in dubbio la veridicità della sua malattia, accusandola di essere poco professionale, di aver abbandonato il set per motivi futili o addirittura di essersi inventata tutto. La pressione mediatica era fortissima e Neslihan si trovava in una situazione estremamente vulnerabile. Ed è qui che entra in gioco Burak Özçivit. Ora, Burak e Neslihan, come dicevo, avevano già lavorato insieme in Kara Sevda. Durante le riprese, avevano stretto un rapporto di amicizia e di rispetto reciproco. Burak aveva potuto constatare di persona la professionalità, la dedizione e il talento di Neslihan. La chimica tra i due sul set era palpabile, e anche se il loro rapporto non è mai sfociato in qualcosa di più, il rispetto e l'ammirazione reciproca erano evidenti a tutti. Ricordo ancora le interviste in cui si complimentavano a vicenda per il loro lavoro, evidenziando la professionalità e la passione che mettevano nel loro mestiere. Erano una coppia di attori formidabile e la loro collaborazione aveva dato vita a una delle serie turche più amate di sempre. Vedendo l'amica in difficoltà, Burak ha deciso di intervenire pubblicamente in sua difesa. Non lo ha fatto in modo eclatante, con dichiarazioni scandalistiche o attacchi frontali. No, Burak ha scelto una via più sottile, più elegante, ma non per questo meno efficace. Ha capito che buttare benzina sul fuoco non avrebbe fatto altro che peggiorare la situazione e ha optato per un approccio più calmo e ponderato. Ha scelto di parlare con il cuore, di raccontare la sua esperienza personale con Neslihan e di spiegare al pubblico la realtà della situazione. In diverse interviste, Burak ha espresso la sua solidarietà a Neslihan, sottolineando la sua professionalità e il suo talento. Ha parlato della sua esperienza personale con lei sul set di Kara Sevda, raccontando di come Neslihan avesse sempre dato il massimo, anche quando non si sentiva bene. Ricordo, ad esempio, un aneddoto che Burak aveva raccontato durante un'intervista. C'era una scena molto difficile da girare. Neslihan non si sentiva bene quel giorno, ma nonostante tutto ha insistito per girarla. Ha dato il massimo e ha fatto un lavoro incredibile. Questo dimostra quanto sia professionale e quanto tenga al suo lavoro. Aneddoti come questo hanno contribuito a dipingere un'immagine diversa di Neslihan,
un'immagine di una donna forte e determinata, non di una persona che si inventa una malattia per evitare di lavorare. Ma la cosa più importante è che Burak ha parlato apertamente della salute di Neslihan, spiegando che la leaky gut syndrome è una condizione reale e seria, che può avere un impatto significativo sulla vita di una persona. Ha invitato il pubblico a essere più comprensivo e rispettoso nei confronti di Neslihan, ricordando che dietro l'immagine pubblica di un'attrice c'è una persona reale, con le sue fragilità e le sue difficoltà. Ha spiegato che la leaky gut syndrome non è una semplice indisposizione, ma una vera e propria patologia che può causare una serie di sintomi debilitanti, tra cui dolori addominali, gonfiore, affaticamento e problemi di concentrazione. Ha sottolineato che è importante prendere sul serio questa condizione e che Neslihan ha bisogno di tempo e di cure per guarire. Questo intervento di Burak è stato fondamentale per 2 motivi. Innanzitutto, ha contribuito a placare le voci e le critiche nei confronti di Neslihan. Sentire un attore del calibro di Burak Oshivit parlare apertamente della sua malattia e difenderla pubblicamente ha fatto sì che molte persone si fermassero a riflettere e mettessero in discussione le loro opinioni. La sua credibilità e la sua popolarità hanno fatto sì che le sue parole avessero un peso maggiore e che il pubblico fosse più propenso ad ascoltarlo. In secondo luogo, l'intervento di Burak ha dato un enorme sostegno morale a Neslihan. Sapere di avere un amico e un collega che crede in te e che ti difende pubblicamente in un momento difficile può fare la differenza. In un momento in cui si sentiva vulnerabile e attaccata, il supporto di Burak è stato un vero e proprio raggio di sole. Le ha dato la forza di andare avanti, di non arrendersi e di concentrarsi sulla sua guarigione. Molti si sono chiesti perché Burak abbia deciso di esporsi in questo modo. Dopotutto, avrebbe potuto benissimo rimanere in silenzio e non immischiarsi nella questione. Ma Burak ha dimostrato di essere non solo un grande attore, ma anche una persona di grande umanità e sensibilità. Ha capito che il suo silenzio sarebbe stato interpretato come un'approvazione delle critiche e ha deciso di non rimanere inerme di fronte all'ingiustizia. Ha visto un'amica in difficoltà e ha deciso di aiutarla, usando la sua influenza e la sua popolarità per difenderla dalle critiche ingiuste. Non ha cercato la notorietà o l'approvazione del pubblico. Ha semplicemente fatto ciò che riteneva giusto. Ha agito con il cuore, spinto dalla sua profonda amicizia per Neslihan e dal suo desiderio di proteggerla. E questa, amici miei, è la vera essenza dell'eroismo. Non si tratta di combattere draghi o salvare il mondo. Si tratta di essere presenti per le persone che amiamo, di difenderle quando ne hanno bisogno e di usare la nostra voce per fare la differenza. L'eroismo di Burak sta nella sua capacità di mettere da parte i propri interessi per difendere un'amica in difficoltà, di utilizzare la sua influenza per fare del bene e di dimostrare che anche nel mondo dello spettacolo ci sono persone con un cuore grande. La storia di Burak e Neslihan è un esempio di solidarietà, di amicizia e di umanità che dovrebbe ispirarci tutti. Ci ricorda che, anche nel mondo dello spettacolo, dove spesso l'apparenza conta più della sostanza, ci sono ancora persone genuine e altruiste, pronte a schierarsi dalla parte giusta. Ci insegna che l'amicizia vera è quella che si dimostra nei momenti difficili, quando si è disposti a mettere da parte il proprio ego per aiutare un amico in difficoltà. Neslihan, ovviamente, è stata estremamente grata a Burak per il suo sostegno. In diverse interviste, ha espresso la sua ammirazione e il suo affetto per lui, definendolo un amico leale e una persona speciale. Ha detto che il suo supporto è stato fondamentale per superare quel momento difficile e che gli sarà sempre grata per la sua amicizia. Questa storia ci insegna anche un'altra cosa importante: l'importanza di essere gentili e rispettosi nei confronti degli altri, soprattutto sui social media. Spesso, dietro uno schermo, ci sentiamo autorizzati a esprimere giudizi e critiche senza pensare alle conseguenze. Dobbiamo ricordare che le parole hanno un peso e che possono ferire profondamente le persone. Il bullismo online è un problema serio che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone. È importante essere consapevoli del potere delle nostre parole e utilizzarle in modo responsabile. Impariamo da Burak e Neslihan a essere più empatici, più comprensivi e più solidali. Impariamo a usare la nostra voce per difendere chi ne ha bisogno e a combattere contro il bullismo e le ingiustizie. Impariamo a non giudicare le persone senza conoscere la loro storia e a essere più tolleranti verso le diversità. Perché, alla fine, è questo che conta davvero, fare la differenza nel mondo, anche con un piccolo gesto di gentilezza. Un sorriso, una parola di conforto,
Un gesto di solidarietà possono fare la differenza nella vita di una persona. Bene ragazzi. Sì, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che questa storia vi sia piaciuta e che vi abbia fatto riflettere. Spero che vi abbia ispirato a essere persone migliori e a fare la differenza nel mondo. Ricapitolando, abbiamo visto come Burak O'Shivit, in modo del tutto inaspettato, si sia fatto avanti per difendere Neslihan Atagul dalle critiche ingiuste e dalle maldicenze. Abbiamo parlato dell'importanza della solidarietà, dell'amicizia e dell'umanità. E abbiamo riflettuto sull'importanza di essere gentili e rispettosi nei confronti degli altri, soprattutto sui social media. Spero che questa storia vi abbia ispirato a essere persone migliori e a fare la differenza nel mondo. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato questa storia interessante. Ora, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia nei commenti qui sotto. Cosa ne pensate del gesto di Burak? Vi aspettavate una reazione del genere da parte sua? E cosa ne pensate dell'importanza di difendere le persone che amiamo? Siete mai stati in una situazione simile? Come avete reagito? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e di iniziare una discussione interessante. Mi raccomando, siate rispettosi e gentili nei vostri commenti. E infine, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e sui vostri social media e, soprattutto, a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video pieni di gossip, curiosità e chicche dal mondo delle serie TV turche. Ho in serbo per voi tante altre storie incredibili e non voglio che ve ne perdiate nemmeno una. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio!